Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, sono qui col mio tablet e vi parlerò anche oggi di un boomer shooter. Però devo iniziare a parlare di questo gioco con una nota di rammarico. La 3D Realms aveva promesso che per la somma di $118 avrebbe dato a chi avesse speso appunto questi $118 la big box con all'interno il gioco, come un gioco classico degli anni 90. Questa per esempio è una big box, però a 4 anni di distanza ancora chi ha speso questi $118 non ha ricevuto niente. Quindi io personalmente mi sento di dirvi che se volete giocare questo gioco prendetelo su un sito di chiavi come ho fatto io a meno di 2 euro, proprio al minimo che potete spendere, perché non merita molto supporto per questa cosa, nonostante il gioco sia valido. Ma adesso, al di là di questi fatti, andiamo a parlare del gioco. La storia inizia con l'Outlander che arriva in una terra, sbarca in una terra praticamente morta, viene trovato sulla riva da un certo pastore e gli viene assegnata la missione di sconfiggere i guardiani che sono corrotti e salvare il vecchio mondo. E ci troveremo ad affrontare diverse sfide in diverse ambientazioni per arrivare fino alla fine. Insomma, una buona scusa per armarci e andare a sparare a tutto quello che si muove. Il gioco ha delle atmosfere cupe in stile Quake, con il quale condivide anche il motore grafico. Ha cose alla Unreal, che tipo le armi hanno la doppia modalità di fuoco, e cose alla Doom. Certi mostri ricordano Doom, infatti ce n'è uno che è praticamente identico a un cacodemone. Le armi sono varie, si va dalla pistola normale al fucile a pompa, a una specie di sparachiodi che poi è una sparadenti, un'arma laser che frizza i nemici, che potrebbe funzionare in stile LG e varia roba. C'è anche un bastone delle anime che voi date le mazzate, cattura le anime e poi spara le anime col fuoco secondario. E poi c'è l'arma corpo a corpo, ossia la lama che vi esce dal pugno, che con la modalità di fuoco secondario permette di fare uno sbalzo in avanti. Uno sbalzo in avanti che, se mischiato al salto, vi può far arrivare in delle zone dove normalmente non arrivate, quindi fate uno slancio in avanti. E questo è praticamente il movement del gioco, perché io ci ho provato ma non sono riuscito a fare lo strafe jump nonostante ci sia il motore grafico di Quake 1. Tornando ai nemici, guardando nelle recensioni di Steam, molti si sono lamentati del fatto che i nemici sono poco vari, che sono solo 15. Sinceramente io l'ho trovato abbastanza bilanciato, perché ognuno deve essere affrontato in maniera diversa. E il problema dei nemici, secondo me, è l'intelligenza artificiale. Capita spesso che i nemici si blocchino da qualche parte, specialmente nei muri, camminano addosso ai muri e non vengono da voi. E questo è sinceramente un problema che poteva essere corretto, ma l'ha lasciato così. Il gioco è diviso in 3 episodi e alla fine di ogni episodio c'è un boss, ma non sempre i boss mi hanno entusiasmato. Diciamo che uno mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. La difficoltà essenziale di questo gioco è che non potete salvare quando vi pare come i classici boomer shooter. No, a giro per la mappa trovate un teschio che trovato un teschio potete fare un quick save. Li potete anche accumulare durante il gioco, però un teschio, un quick save da fare quando vi pare con F2, ma uno. I power up che prendiamo a giro per le mappe li richiamiamo col tasto centrale del mouse e poi c'è una rotella su cui si può selezionare e con R attivare. È carino, è una cosa che lo differenzia da altri boomer shooter e si rende comodo contro gli scontri contro i boss. Un gioco che si nota che non è perfetto, però sicuramente c'è del lavoro e comunque a me personalmente mi ha divertito per una ventina d'ore, quindi io sinceramente lo consiglio. Per questo video era tutto, enjoy!